Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis Crochet, io sono Simona ed oggi continua la miniserie Avevo solo tot grammi di filato avanzato, guarda cosa realizzo! Ed oggi utilizzerò esattamente 45 grammi di fettuccia che mi è avanzata dalla borsa Caitlin. Ti lascio il tutorial della bag sotto a questo video nel box info. Stavolta utilizzo l'uncinetto numero 6, faccio un anello magico incrociando in questo modo la fettuccia. Entro al centro, prendo la fettuccia di lavorazione e intanto blocco con una catenella. All'interno di questo anello magico andrò a lavorare 8 punti bassi. 2, man mano chiudo anche l'anello, 3, 4, 5. Quindi tiro la coda dietro dell'anello e chiudo. Durante il secondo giro andremo a fare degli aumenti, 2 punti in ciascun punto per 8 volte in costa dietro. Prendiamo solo la metà asola dietro. 1 e 2 nello stesso. Siccome lavoreremo in tondo, senza mai chiudere il giro, ci servirà un marcapunti e lo andremo a mettere nel primo punto dei due. E proseguiamo per il punto successivo, 2 punti bassi, 2 punti bassi, al termine ci ritroveremo con 16 punti bassi. Ultimo aumento, quindi 15 e 16. Per il giro numero 3 togliamo intanto il marcapunti e lavoriamo un punto basso nel primo, rimettiamo il marker. Nel punto successivo invece lavoriamo 2 punti bassi, quindi un aumento. Nel primo punto un punto basso e nel secondo un aumento, sempre in costa dietro. Per tutto il giro ripeteremo questa sequenza, un punto basso e un aumento nel secondo. Al termine di questo giro ci ritroveremo con 24 punti bassi. Terminiamo il giro con un aumento, quindi 2 punti nello stesso e 24. Giro numero 4. Togliamo il marcapunti, stavolta iniziamo con l'aumento, per cui facciamo 2 punti nello stesso e andiamo a segnarci il primo. Piuttosto che lavorare un punto, nei prossimi due ne lavoriamo uno, quindi 1 e 2. Mi spiego meglio. Prima facciamo l'aumento nel primo punto e stavolta nei prossimi 2 punti facciamo un punto basso. Quindi un aumento nel primo e un punto basso nei prossimi 2. Ripetiamo per tutto il giro. Al termine ci ritroveremo con 32 punti bassi. Al contrario del giro precedente, termineremo stavolta con un punto basso singolo nei prossimi 2, perché abbiamo iniziato con l'aumento, tutto qui. Il fatto che si imbarchi non mi dispiace, anzi meglio che si imbarchi. Continuiamo il nostro lavoro per il giro numero 5. Stavolta andiamo a lavorare nei primi 3 punti un punto basso, 1, 2 e 3, e andiamo a segnare sempre il primo punto, che sarebbe questo.
e poi facciamo l'aumento, 2 punti dello stesso, quindi di nuovo 3 punti singoli consecutivi e poi l'aumento. Continuando così per tutto il giro ci ritroveremo con 40 punti. E quindi concludo il giro stavolta con gli ultimi 3 punti e l'aumento nell'ultimo. 1 e 2, bene. Per il giro numero 6 andremo a lavorare semplicemente un punto basso in ciascun punto sottostante in costa dietro, per un totale di 40 punti. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 40, meno male che stavo contando perché si è tolto il marcapunti da solo. Ovviamente si imbarca perché non ho realizzato più aumenti, ma l'ho fatto soltanto perché era comunque l'ultimo giro. Adesso, siccome mi rimane questo po' di filato, tolgo il marker e lavoro i primi 11 punti, quindi 1, rimetto il marker ma non serve più comunque, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Questo 11° punto praticamente coincide. Ne lavoro altri 2, 11, 12, 13. Ok, quando arriviamo alla prima estremità possiamo fare anche un punto basso, per carità, e poi dal punto successivo iniziamo a lavorare dei punti bassissimi, 1, 2 e 3. Ok, e poi possiamo andare a chiudere il giro. Mi rimane questo po' di fettuccia ma ce la faccio perché è elastica. Entro nel primo punto, ok, e poi al centro dell'ultimo, così. Bene, ho chiuso in maniera invisibile evitando anche lo scalino. Guardate, lavoro pulito, ottimo. Mi vado a nascondere questo filo in eccesso tra i punti sul retro. Se vuoi puoi fare anche il nodino, ma non è necessario secondo me, basta bloccarlo bene anche col l'ago. Ok, e ho terminato quasi il mio lavoro. Direi tu, ma che cos'è? Intanto ci servirà un bottone magnetico da cucire, lo metto da parte, però nello stesso tempo voglio darvi un po' di consigli utili perché capisco benissimo che non tutti magari utilizzeranno la fettuccia che è rimasta dalla borsa Caitlin, utilizzeranno qualcos'altro. Giustamente io ho adattato questo schema al materiale, alla quantità di materiale che ho impiegato. Se utilizzi un filato diverso dal mio, ti consiglio comunque come ultimo giro di non andare a lavorare un punto in ciascun punto, ma di continuare con la sequenza di aumenti.
punti. Per esempio, io mi sono fermata a 3 punti un aumento, tu continuerai a 4 punti un aumento, 5 punti un aumento, finché non ingrandisci questo disco all'uncinetto, questo pannello rotondo, soprattutto se utilizzi un filato sottile. Per raggiungere queste dimensioni 16 cm, sicuramente con un cotone o con un cordino da 2 mm farai molti più giri e quindi andrai avanti con il lavoro. Viceversa, se utilizzi o la mia fettuccia oppure l'altra borsa appunto rete effetto macramè, puoi ugualmente seguire il tutorial, ma siccome questo lavoro ha un'utilità ben specifica, può essere che nonostante tu stia utilizzando anche la fettuccia, dipende il tuo modello, devi fare il pannello leggermente più grande e quindi farai 1 o 2 giri in più rispetto al mio di progetto e quindi eseguirai lo stesso lavoro che ho consigliato a tutti coloro che magari utilizzeranno un materiale diverso dal mio. Detto questo, cuciamo il bottone magnetico. E voilà, amiche ed amici, progetto completato. Adesso sì che posso svelarvi la sua utilità. Anzi, prima di farlo, stoppa il video e fammi sapere nei commenti se hai intuito a cosa serve questo progetto. Intanto apro, prendo i miei occhiali da sole e voilà, un bellissimo portaocchiali. Non mi dispiace assolutamente il fatto di avere utilizzato la fettuccia perché in quanto filato bello spesso attutisce meglio gli eventuali colpetti che potrebbero prendere gli occhiali, per esempio nella borsa. Spero che questo progetto ti sia stato utile, fammelo sapere giù nei commenti, se provi a replicarlo mi raccomando taggami, sono curiosa di vedere anche la tua versione. Continua a seguirmi per non perderti altri progetti della miniserie Guarda cosa ho realizzato con tot grammi di filato e per altre creazioni all'uncinetto originali ed uniche. A questo punto ti do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre ti consiglio di non perdere. Un bacino!